Amici di Solfatara News, buonasera a tutti e grazie davvero per continuare a seguirci ogni giorno, per i vostri commenti, i vostri messaggi e soprattutto per le donazioni che ci stanno aiutando a proseguire in questa missione di informazione indipendente sulla caldera dei Campi Flegrei. Un grazie speciale va a chi sta contribuendo al nostro progetto GoFundMe. Siamo già al 22% e non possiamo fare altro che ringraziarvi uno ad uno. Con il nuovo drone termico potremo finalmente monitorare in autonomia, con dati nostri e non di altri, la temperatura reale della caldera e dei punti critici come la fumarola Pisciarelli e il cratere Solfatara. Ma oggi vogliamo porvi alcune domande fondamentali che riguardano la sicurezza di tutti noi. Vi siete mai chiesti cosa stia accadendo davvero sotto i nostri piedi? Perché certe strade continuano a deformarsi senza che nessuno intervenga? Possiamo ancora fidarci dei dati ufficiali quando le nostre misurazioni fatte con strumenti professionali raccontano una realtà completamente diversa? Sì, parliamo proprio di quella strada, via Antiniana, un'arteria frequentatissima, attraversata ogni giorno da centinaia di auto e da pesanti bilici che trasportano veicoli nuovi. Ebbene, noi di Solfatara News ci siamo tornati per ben 2 volte, armati di termocamera professionale, e quello che abbiamo registrato è qualcosa che non si può ignorare. Sul manto stradale abbiamo rilevato temperature che superano i 70 gradi centigradi e lateralmente alla strada abbiamo registrato punte di oltre 90 gradi. Non parliamo di un effetto del sole, perché lo abbiamo verificato. Il calore proviene dal sottosuolo, in corrispondenza diretta della fumarola che passa sotto e accanto alla carreggiata. A seguito della nostra segnalazione, l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha effettuato un sopralluogo, dichiarando che la temperatura massima registrata in zona era di soli 55 gradi, sostenendo che la deformazione dell'asfalto non fosse dovuta alla fumarola. Ma allora la domanda è: com'è possibile che le nostre misurazioni, fatte più volte e in diverse condizioni ambientali, mostrino valori così superiori? Ancora più grave, abbiamo verificato che le immagini diffuse dall'INGU non sono state acquisite sul posto nel momento della verifica, ma sono immagini di repertorio, con dati termici sovrapposti graficamente su una foto. E questo, permetteteci di dirlo, mina la fiducia dei cittadini in un ente che dovrebbe rappresentare la massima autorità scientifica in materia. Per non lasciare dubbi, ieri sera, alle 22, con una temperatura atmosferica di soli 18 gradi centigradi, siamo tornati sul posto. La termocamera professionale non mente. La strada, nonostante la notte e il fresco, superava ancora i 60 gradi e le aree laterali dove si concentrano le fuoriuscite di vapore hanno toccato gli 80 gradi. Queste temperature sono oltre i limiti di resistenza dell'asfalto, che tende a deformarsi già a 50-60 gradi. E se la superficie non riesce nemmeno a raffreddarsi di notte, significa che il calore proviene da sotto, da un'attività termica in corso e non da cause superficiali come il sole o il traffico. Dal punto di vista tecnico, il fenomeno è coerente con la presenza di una fumarola attiva sotto il manto stradale. Il calore risale attraverso le microfratture del terreno, surriscaldando progressivamente l'asfalto. L'accumulo termico ne altera la composizione bituminosa, provocando bolle, crepe e deformazioni visibili. Esattamente ciò che abbiamo documentato in video. L'assenza di interventi rapidi comporta un rischio concreto: la possibile ceduta del manto stradale, che in un punto tanto trafficato potrebbe causare incidenti gravi. Eppure, nonostante le nostre segnalazioni e le prove termiche, nessun ente è ancora intervenuto. Né l'INGUV, che ha dichiarato la questione non di propria competenza, né il comune di Pozzuoli, che continua a rimandare. Noi di Solfatara News vogliamo ribadirlo chiaramente. Questa non è una questione burocratica, ma di incolumità pubblica. Su quella strada ogni giorno passano lavoratori, cittadini, mezzi pesanti. Possiamo davvero permetterci di aspettare che accada qualcosa prima di intervenire? Chiediamo pubblicamente che gli enti preposti, INGV, Comune di Pozzuoli, Protezione Civile, forniscano dati verificabili, misurazioni trasparenti e certificazioni indipendenti sullo stato termico di via Antiniana. Chiediamo che tecnici qualificati escano sul posto con strumenti adeguati per certificare ufficialmente ciò che i nostri droni e le nostre termocamere mostrano ogni giorno, che lì sotto c'è un'anomalia termica attiva e pericolosa.
E mentre tutto questo accade, la situazione generale della caldera continua a destare preoccupazione. Alla fumarola Pisciarelli, che monitoriamo quotidianamente, si nota un chiaro aumento della pressione e della temperatura. I getti di vapore sono più forti, le emissioni più numerose e più calde. Anche nel cratere Solfatara, come vedete nelle immagini, si osserva un incremento delle fumarole, soprattutto nella zona alta, segno di un riscaldamento del sistema vulcanico superficiale. Questi segnali, insieme, ci dicono che l'attività della caldera dei Campi Flegrei è in fase di intensificazione. Non si tratta di creare panico, ma di informare con dati reali, visibili e documentati. Noi continueremo a farlo, con la trasparenza e la passione che da sempre ci contraddistinguono. Solfatara News non vuole sostituirsi agli enti scientifici, ma vuole che la popolazione sia informata e che nessuna anomalia venga minimizzata, perché solo conoscendo davvero ciò che accade possiamo proteggerci. Continuate a seguirci, condividete il video e sosteneteci su GoFundMe per permetterci di acquistare il nuovo drone termico. Siamo già al 22% e non possiamo fare altro che ringraziarvi uno ad uno. Ogni contributo, anche piccolo, ci avvicina a un monitoraggio più preciso, indipendente e quotidiano. La terra dei Campi Flegrei è viva e il suo respiro si sente sempre più forte. Noi continueremo ad ascoltarlo e a mostrarvelo, giorno dopo giorno.